Il nostro tour spagnolo inizia da qui, dalla catena montuosa dei Pirenei. Siamo qui per conoscere il nord della Spagna nella sua versione più autentica, scoprire la meravigliosa natura di queste montagne e fare alcune passeggiate, prima di spostarci verso ovest. Ma precisamente, dove ci troviamo? Ci troviamo nei Pirenei centrali, dalla parte del versante spagnolo. Sì. E A 1900 metri, siamo a 2000 adesso, mi sa. ormai 2000 metri, sì. In un posto molto bello che è il Parco Nazionale di Aigües Tortes, che significa acque torte. Questo nome perché? Perché questa zona, questa riserva naturale, è piena di corsi d'acqua, di laghi glaciali. Ce ne sono ben 200. Noi adesso andiamo a vederne uno. Sì, uno sono stiamo facendo un tutti trekking. Raggiungibili tramite trekking anche di 5-6 ore, Anche di più, sai. e quali noi ci potremmo anche metterne tipo 12. Ci sono anche quelli da 12 con cui possiamo metterne 24. 24, comunque in questo momento ne stiamo facendo uno veramente breve, andremo a vedere i primi laghi e niente, venite con noi. Allora, questo è un trekking facile, bisogna solo stare attenti a non calpestare la cacca dei cavalli, perché qui ci sono dei cavalli che pascolano, e percorreremo questo sentiero per un dislivello di, mi pare, poco meno di 200 metri, quindi veramente semplice. Però per noi è faticoso. Guarda che cornice che c'è. Mamma mia, Guarda, mamma mia. Hai detto 100 e passa metri di dislivello, ma tutti in un botto, cioè così. A parte il nostro poco allenamento, è molto bello. Bellissimo. E quindi continuiamo, andiamo a vedere il nostro laghetto. Dietro quei pini. Eh già! Vedi il verde? Bello! Wow! Che roba! Vediamo sulla mappa, utilizziamo un'app che si chiama Outdoor Active per andare a vedere quanto dista il prossimo lago. Certo. È un'app comoda, tra l'altro, perché ti dice quanto tempo ci metti ad arrivare, il dislivello, e ti fa vedere tutti i sentieri, tiene traccia della tua passeggiata e in più, volendo, ti riporta a casa, non a prendere in taxi. non a spalla, ma lascia tipo delle mollichine di pane come pollicino, e quindi se perdi la strada la ritrovi. Esatto. Alla fine abbiamo scelto di tornare al camper, non per altro, ma perché ci sarebbero volute poi altre 2 ore di cammino e poi tutte le nostre varie cose che dobbiamo fare, quindi carico scarico eccetera. Poi
sarebbero andate troppo oltre come orario. Ma domani, tempo permettendo, faremo un trekking a Espot, Esatto, quindi siccome è un trekking un po' più impegnativo, ci dobbiamo svegliare presto, tutto quanto. Questa è stata una passeggiata, un test. del nostro grado di allenamento, così così è andata. Io sono un fiore. Guardalo. Quindi niente, riprendiamo il sentiero del ritorno, andiamo a prendere il camper, sbaracchiamo e andiamo a Espot. Che stambecco. Vedo laggiù il nostro parcheggio preferito. Eccolo. Siamo arrivati. Beh, alla fine non ci abbiamo messo molto a scendere, ci abbiamo messo meno di un'ora, 50 minuti. Com'è l'andata? 22 gradi in camper, quindi i gatti sono rimasti al fresco. Abbiamo sempre il Max Fan attivo in automatico, in modo che così se raggiunge una certa temperatura interna si apre e butta fuori tutto il caldo. Ma faccio un bel caffè. E fatto il primo trekking, la nostra meta è ora Espot, paese dal quale partono diversi percorsi all'interno del parco. Domani mattina abbiamo una bella avventura che ci aspetta e dobbiamo svegliarci di buon'ora, per cui dormiremo nel parcheggio all'inizio del paese e ne approfitteremo per fare un carico e scarico. Qui a Espot è tutto chiuso, abbiamo trovato solo un paio di supermercati aperti, ma è molto complicato per quanto riguarda carico e scarico perché tutti i campeggi sono chiusi. Stiamo facendo acqua dalla fontana e abbiamo un bel boccione da 6 litri più una tanica da 10, quindi carichiamo l'acqua così. Unica fontana e spot questa qua, e devi anche tenerla schiacciata, tenere schiacciato il pulsante, se no E tenere dritta la pressione è nulla e quindi non riusciamo neanche col tubo arrivare direttamente lì. E dopo questo faticosissimo carico d'acqua ci facciamo una cenetta alla bellezza delle 8-10. Un bel piatto di tonno e ceci. Questa giornata si chiude qui e ci vediamo domani mattina. La notte è passata benissimo qui a Espot, in questo parcheggio, molto tranquillo, però oggi è iniziato a piovere e siccome avevamo in preventivo di fare un trekking che ovviamente salta visto il meteo, abbiamo deciso di andare a fare un carico e scarico un po' più serio, ma siccome qui la stagione è ormai chiusa e tutti i campeggi sono chiusi, chi fa manutenzione insomma non si può fare carico e scarico, andiamo a 30 km da qua. Poi probabilmente proseguiamo e andremo a Boì, un paesino molto caratteristico. Un bel carico e scarico sotto la pioggia, però devo dire che è un'area molto comoda, spaziosa, pulita. Quindi stiamo facendo uno scarico di acque grigie, un carico di acque pulite. Questa è l'area, ci sono anche altri 2 camperozzi e niente, faremo anche lo scarico delle nere ovviamente. Mamma mia, come piove. Ci sono 2 postazioni per caricare l'acqua pulita e dove si scarica l'acqua grigia si scarica anche la tanichetta del chimico. Siamo nella Valle di Voi, a Baruera in particolare. Siamo venuti a vedere una chiesa romanica inserita in un ciclo di chiese costruite durante l'undicesimo e XII secolo in questa valle e che sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 2000. Per cui questa è la prima che vediamo, la Iglesia de San Feliu de Barruera. Purtroppo è chiusa però, quindi non riusciamo ad entrare, fanno degli orari molto ristretti, dalle 10 alle 14 e quindi diciamo che almeno da fuori ve le mostreremo.
Eccoci arrivati a Boì. Abbiamo parcheggiato in un comodissimo parcheggio segnalato su Park4Night. Non si può passare qui la notte, però siamo proprio sotto a una chiesa medievale, sempre per il circuito delle chiese di questa valle. Andiamo a vederla e poi lasciamo il posto perché non c'è molto, è tutto chiuso e non ci sono posti dove poter dormire. Ormai sono le 5 di pomeriggio e dobbiamo trovare assolutamente uno spot dove passare la notte. Siamo usciti dall'ufficio informazioni e ci hanno fatto un po' un quadro di tutti i trekking che possiamo fare, sia utilizzando la navetta, sia invece andando direttamente con il camper in alcuni parcheggi e da lì poi partire a fare la passeggiata. Ci hanno anche confermato che qui non si può dormire, ma ci hanno consigliato un posto dove andare a parcheggiare. Infatti noi adesso prendiamo il camper e cerchiamo di raggiungere quel posto lì. Guarda che cielo, guarda che luce, guarda che bel posto. Siamo arrivati a Taul, che è una località, ridente località montana, direi anche molto molto scicchettosa e carina, perché ci sono delle bellissime costruzioni, case, resort, hotel, molto bene inserite nel contesto. E la chiesa che andiamo a vedere è la chiesa di San Clemente, quindi una delle chiese romaniche inserite nel circuito di patrimonio dell'UNESCO di cui vi parlavo. Andiamo a posizionarci nel parcheggio che ci è stato consigliato, nel quale troviamo una sorpresa, anzi tante. Siamo proprio a ridosso di un bel vedere. Questo parcheggio è fantastico. C'è una vista strepitosa, sembra anche tranquillo, incrociamo le dita anche perché comunque siamo a ridosso della strada, la strada è qua, le auto passano, però insomma sembra tranquillo. Prima stavano rifacendo la strada, c'era un rumore mostruoso ma se ne sono andati. Secondo me passeremo una notte molto molto tranquilla. E anche stasera un'ottima cenetta in camper e ci cuciniamo un bel riso bianco per stare un po' leggeri e dormire bene. Siamo a 1600 metri e fuori ci sono 11 gradi, infatti abbiamo acceso il nostro riscaldamento, stiamo facendo bollire l'acqua, il riso è pronto e niente, ci vediamo domani.
Oggi l'Andrea è di bucato. Stiamo facendo un esperimento. Vorrei utilizzare questa bottiglia con l'acqua da 6 litri per metterci dentro un po' di detersivo e provare a usarla come lavatrice. Questo succede perché io avevo detto ad Andrea di portarsi un po' di scorta di Non biancheria. l'ho portata, io la consumo, mi cambio io. Poi la sgigotto un po'. Bravo. Guarda. Questa, adesso tu fai ginnastica, ti metti qui, tutum, 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 e mi fai la lavatrice. Ok, quindi dentro ho già messo un paio di mutande, continuo a metterci dentro altra roba. Mamma mia, quelli sono radioattivi. No, vedi? E inserisco nel buco. È come un gioco di prestigio, vedi? Non si puliscono bene. Ma sì, basta che profumano. Basta, si chiude. Oppala. Vedi? Guarda. C'è da dire che questo ragazzo è dotato di ingegno, Un sacco di ginnastica si fa. Comunque, quanto tempo ci vorrà? Oh, lo lasciamo a mollo per una Una- mezz'ora. Ah, non tanto. Nel frattempo, questa mattina, cioè oggi, c'è un po' di rumore in giro perché stanno facendo l'asfalto di fronte a noi, quello di fianco a noi ha acceso il generatore perché ovviamente il pannello solare non carica, non c'è il sole. E siccome oggi piove stiamo facendo vita in camper e dopo il bucato, dopo aver lavorato un po' di ufficio, stiamo preparando il pranzo perché ormai è passata l'una. Zucchine e hamburger. Nel frattempo che gli hamburger si cuociono, abbiamo comprato il salsiccion della casa, che tra l'altro ha un sapore molto molto forte, ma proprio un sapore di stalla. E non vogliamo metterci un piccolo carico in più, quindi un uovo all'occhio di bue sopra l'hamburger, no? Non vogliamo metterlo. È giunto il momento di fare il risciacquo, il primo risciacquo. Allora, qua c'è la maglietta. Ah, viene via, Guarda. Oh, Bene. c'è un problema. Qua. Ecco fatto. Oh, dai, è andata bene. C'è profumo di bucato. Adesso la strizzo per benino. Sì, si fa tanta ginnastica. Potrebbe essere un'alternativa. Pensa che le donne lavavano tutto, comprese le lenzuola, a mano una volta. Allora, Andrea, sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, c'è un profumo di bucato e grazie anche alla nostra barra che abbiamo installato possiamo appendere questo meraviglioso, eccolo, Possiamo appendere, vedi? stendino a ragnetto. O stendino mutandoso. Creiamo un microclima con l'aria calda chiudendo la porta. Bene, così tutto più ordinato. A posto. Finito. Siamo chiusi nel camper da 2 giorni. Piove e c'è brutto tempo. Siamo a Pla dell'Eremita e ci facciamo un giretto qua. Questo è tutto un comprensorio di case tipo resort. Percorriamo questo cammino dell'Eremita. Tanto qui intorno ci sono delle case molto molto belle, tenute molto bene, con i tavoli barbecue, i giardini. Qui d'estate deve essere molto bello, ma anche nella stagione invernale deve essere molto bella. Qua si scia tantissimo, si possono fare le ciaspolate. Siamo all'eremo di San Quirc, a Pla dell'Ermita, nella Valle dei Voi sempre, e questa chiesetta, diciamo, fa parte sempre del circuito di tutte le chiese romaniche che ci sono nel territorio ed è in una posizione fantastica. Mamma mia, veramente c'è uno strapiombo sulla valle che è mostruoso. Qui c'è la solitudine e la desolazione più totale. Ma perché è ancora è più desolato qui che a nord della Norvegia. Sì, è vero. Allora, questa è una località residenziale, per cui estiva e invernale, soprattutto perché qua sopra ci sono le piste da sci. Ci stiamo trovando proprio nel mezzo tra le due stagioni. La stagione morta. Nella stagione di mezzo.
E qui quindi tutte le persone che hanno le attività sono andate in vacanza. Vabbè, ma noi è così, anche l'anno scorso in Calabria c'era un'anima viva. Cosa facciamo Vabbè. quindi? Facciamo una passeggiata sono 2 giorni che siamo chiusi dentro. Camminiamo un po'. Camminiamo un po'. Andiamo a vedere il Mirador. Quella lì è Taul, la località da dove siamo arrivati in pratica, dove abbiamo visto la chiesa di San Clemente, e invece il campanile che si intravede lì in lontananza è la chiesa di Santa Maria, sempre nel circuito delle chiese romaniche, che andremo a vedere più tardi. Quindi è là in fondo. Terzo giorno qua al parcheggio, abbiamo passato una notte veramente tranquilla. È uscito un po' di sole, ma è scesa anche una nuvola che ci sta investendo. Il programma di oggi è quello di fare un trekking, se riusciamo a farlo, visto che non piove e è uscito il sole. Tra oggi e domani dobbiamo riuscire a farlo, ma anche un carico e scarico, la spesa, mettere a posto il camper. Saliamo qua sopra questo plinto di cemento. Che posto però, Che vista! Vado a vedere se sono in misura. Faccio questo carico e scarico e poi ci rivediamo tra poco. La botolita del Negrito. È uscita un'acqua talmente limpida che potresti berla da qua. Sì. Quindi con queste mani adesso ti faccio subito un bel panino. Che bellezza! Allora, sei riuscito? Sì. Bene. Adesso facciamo un bel pieno d'acqua. Devo dire, Andrea, uno dei migliori luoghi in cui abbiamo fatto il carico e scarico in termini di panorama. Ah beh. Pure il fiume, Se la vuoi andare giù cascata. nel frattempo a lavare un paio di panni. Peschiamo una trota? E dopo questa fatica di carico e scarico, Valentina mi ha preparato un ottimo panino col jamon e la baguette che abbiamo comprato lì alla... Jamon e il formaggio di capra. Ah, il formaggio di capra? Yes. E la baguette comprata dove abbiamo fatto colazione. Bella fresca e croccante. Mamma mia, questo formaggio di capra è strepitoso. Davide, messaggio per te? Questa volta non abbiamo usato il pane in cassetta, siamo andati al panettiere a prendere la baguette. Ci siamo fermati un secondo a Eril-la-Val in modo da chiudere il cerchio di queste chiese romaniche. Questa è l'ultima che vedremo in questo parco nazionale. E adesso andiamo a vedere la chiesa di Sant'Eulalia. Noi abbiamo visto San Quirc, Sant Feliu, Eril-la-Val ci siamo adesso, San Clemente e Santa Maria li abbiamo visti, San Gioan li abbiamo visti, guarda, li abbiamo visti praticamente tutti, ma ce ne mancano un paio qui sotto, l'Assunzione e basta. Va bene, andiamo al camper? Andiamo. Direzione Espot. Riprendiamo la strada verso Espot nella speranza di riuscire a fare il trekking tanto desiderato. Vi lasciamo così in attesa quanto noi e ci vediamo lunedì prossimo. Incrociate le dita.